Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, dove scaviamo sotto la superficie delle luci della ribalta e portiamo a galla quelle sfumature che fanno battere il cuore dei fan. Oggi vi raccontiamo un incontro che sta facendo parlare tutta l'industria, il ritorno, solo per un istante, dei destini di Gökberk YLDRM e Cemre Arda sullo stesso palcoscenico sociale. Una scena breve, ma capace di scatenare una scia di domande tra speranze rinascoste e tentativi di archiviare il passato. Prima di addentrarci, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, lasciate un like e fateci sapere nei commenti cosa pensate stia succedendo davvero tra loro. Pronti a entrare nella stanza dove l'aria ha tremato? La serata era nata con l'idea di celebrare l'arte, non di riaprire album di fotografie emotive. A Nianta, in una galleria tra le più ambite della città, il pubblico più cercato, registi, artisti, stilisti, volti televisivi, si era radunato in una colata di eleganza. I bicchieri tintinnavano, le conversazioni scorrevano lisce come seta, e ogni gesto sembrava misurato da un metronomo invisibile. Ma all'improvviso, un piccolo spostamento nel baricentro della notte cambiò il ritmo. Quello spostamento aveva due nomi, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Cemre arrivò per prima, avvolta in un abito nero dal taglio pulito, capace di assorbire la luce e restituirla in sottili riflessi. La sua aura era una miscela di contegno e malinconia trattenuta, la grazia di chi attraversa un territorio conosciuto con la prudenza di chi non vuole calpestare una crepa nascosta. I flash presero a inseguirla, ma lei non sbandò. Sorrise con misura, guardinga, e si mosse con una disciplina che somigliava a una coreografia segreta, quasi che ogni passo avesse il compito di tenere in equilibrio un'emozione più grande di quanto volesse mostrare. Si fermò a salutare amici e colleghi, accennò a qualche risata leggera, ma in quel suono si avvertiva una piccola cavità, un eco che non toccava davvero il fondo. Poco dopo, la temperatura del luogo scese di un grado sottile e impercettibile. Gökberk varcò la soglia. Portava un abito grigio antracite, linee senza clamore, e un'andatura calma, quasi studiata per non urtare niente che potesse rompersi. Lo sguardo era limpido, ma la sua scelta di stare un passo indietro rispetto al centro di ogni conversazione tradiva il desiderio di passare come un soffio, non come un vento. Entrambi consapevoli della reciproca presenza, eppure nessuno dei due mosse un centimetro di più del necessario. Non subito. Era come osservare due correnti opposte scorrere nello stesso fiume senza mischiarsi, e il pubblico lo percepì, l'aria si tese, ma nessuno osò commentare ad alta voce. Le traiettorie, all'inizio, non si incrociarono. Gökberk si soffermò davanti a un quadro, gli occhi rivolti lì ma il pensiero altrove, mani composte, respiro controllato. A pochi metri, Cemre teneva viva una conversazione con una cerchia di volti familiari. Ogni tanto un sorriso, lieve come una foglia d'autunno, si posava su di lei e ripartiva, eppure qualcosa rimaneva sospeso, come un nodo nella gola di chi osservava e capiva senza parole. Nessun gesto plateale, solo piccoli spifferi di verità, un bicchiere tenuto con più forza, uno sguardo che si staccava da un punto per tornarci subito dopo, una pausa allungata un soffio oltre il necessario. Il tempo, si capiva, non aveva cancellato tutto. Aveva soltanto spostato i ricordi un poco più indietro, senza chiudere davvero la porta. Poi, come spesso succede quando ci si promette di non attraversare certe linee, accadde l'inevitabile. Gökberk, muovendosi tra le sale, passò fin troppo vicino al gruppo di Cemre. Bastò un istante, un battito breve in cui loro due condivisero lo stesso respiro dell'ambiente, e il profumo di lei gli arrivò addosso come una memoria indecisa tra il presente e l'allora. Nessuna parola, neppure un cenno apertamente riconoscibile. Eppure quel silenzio, di per sé, sembrò dire più di qualsiasi discorso. Era un varco sottile, quasi magnetico, che attirava e tratteneva, come se lo spazio stesso avesse deciso di avvicinarli e poi di separarli con garbo. Con il passare dei minuti, qualcuno trovò il coraggio di rompere la compostezza di facciata. Un giornalista, abituato a misurare il peso delle domande, intercettò Gökberk. Gli occhi addosso erano molti, e la domanda arrivò senza giri di parole. Gökberk, dopo tutto questo tempo, che cosa ti ha fatto provare rivedere Cemre?
Lui, fedele alla sua calma, si prese un respiro prima di rispondere. Il tono fu composto, lucido, come chi sceglie ogni termine con cura. Ci sono capitoli che vanno lasciati dove stanno, disse, lasciando una curva di sorriso che aveva il compito di placare le onde prima che diventassero mare grosso. Il rispetto, però, non se ne va punto. Poche sillabe, ma con un'eco lunghissima. Bastarono per alimentare 1000 interpretazioni. Le parole, così sobrie eppure taglienti come una frase sottolineata, sollevarono una domanda. Era una chiusura, o soltanto un altro velo su una storia che preferisce i sottintesi alle dichiarazioni? Non passò molto che, sul lato opposto del copione, arrivasse anche la replica di Cemre, discreta e controllata. Quando lasciò la galleria, stretta tra il manager e l'addetto stampa mentre i flash insistevano, una voce dal mucchio le chiese: «Vuoi aggiungere qualcosa?» Lei chinò gli occhi per un istante verso l'asfalto, e poi li risollevò con un timbro che sfiorava la delicatezza. «Si va avanti. Mi concentro su lavori nuovi, giorni nuovi punto». Una frase che sembrava di cristallo, perfetta e fragile insieme, calibrata per reggere su qualsiasi testata. Eppure, in quel filo di voce, si avvertiva una malinconia tenuta a bada, come il sapore di una pioggia che non ha smesso del tutto, anche se fuori è tornato il sole. All'interno, mentre l'attenzione generale si spostava verso la presentazione principale, la storia si incastrò in un fotogramma destinato a essere raccontato. Il caso, o la regia del destino, li portò a pochi passi l'uno dall'altra. Lì, in quello spazio ristretto, gli occhi si trovarono. Non fu un aggancio prolungato, non un confronto frontale. Fu un contatto breve, che però fece vibrare l'ambiente come una corda pizzicata nel silenzio. I flash scattarono all'unisono, come se avessero capito che quello era il momento che valeva la serata. Un invitato, ancora incredulo, lo ricordò così, sembrava che tutto si fermasse. Cemre guardò in basso, non per paura, ma come chi sfiora una vecchia cicatrice per capire se fa ancora male. Goldberg disegnò un sorriso piccolo e fece un passo di lato. Era cinema, non vita reale punto. Un editorialista commentò che era stato un modo di confessare senza aprire bocca. Qualcun altro disse che pareva il bordo di un temporale che, all'ultimo, decide di non scaricarsi. La cornice della festa si dissolse di lì a poco. Le uscite furono separate e misurate, nessuna vanità, nessuna fuga. Ma non finì realmente quel discorso muto. Ore dopo, lontano dai lampadari e dalle mani che applaudono, successe qualcosa di curioso. Quasi nello stesso momento, entrambi pubblicarono un pensiero sui loro profili. Niente nomi, nessuna allusione diretta. Eppure l'eco era fin troppo chiara per chi conosce la loro storia. Il messaggio di Cemre lasciava il segno: non tutto evapora, certe presenze scelgono il silenzio punto. Poco dopo, quello di Goldberg, una fine non coincide per forza con l'ultima pagina punto. Il tempismo era perfetto, inquietante nella sua precisione, e la rete si infiammò. Senza bisogno di etichette esplicite, le conversazioni si moltiplicarono come scintille su un terreno asciutto. Nei giorni successivi, la curiosità non rallentò. I fan sezionarono espressioni, frasi, pause. Ogni video della serata fu riguardato cercando quell'attimo in cui i loro occhi si cercano e si evitano nello stesso respiro. Si formarono due correnti di pensiero. Per alcuni, quei messaggi erano l'annuncio che la storia non aveva mai avuto davvero un punto fermo. Per altri, il fascino stava proprio nel fatto che fosse rimasta una parentesi luminosa del passato, intatta perché lontana dal logorio della routine. Intanto, i cronisti tornarono alla carica con nuove domande. A Goldberg, qualcuno chiese se avrebbe lavorato di nuovo con Cemre, magari in un progetto inatteso. Lui mantenne la linea, sobrio e diplomatico: la vita gira in modi che non prevedi. Il rispetto reciproco è l'elemento che non cambia punto. Nessun sì, nessun no. Solo l'idea di una porta accostata, non sbattuta. Cemre, dal canto suo, preferì un profilo basso ma non impermeabile. Tra una prova e l'altra di un nuovo impegno, si fermò con un'intervistatrice e, con la consueta compostezza, osservò: le storie hanno stagioni. Se ne chiudi una, un'altra si apre quando è il momento punto.
Il sorriso che accompagnò quelle parole era controllato, eppure attenuato da una luce morbida, come se avesse lasciato un varco aperto a tutte le possibili letture. Anche qui, nessuna certezza. Solo la suggestione, a metà tra promessa e fantasia, che il loro filo non sia stato reciso del tutto. E così, eccoci al punto in cui la cronaca si fa atmosfera. Nessuno può dire se Gökberk YLDRM e Cemre Arda torneranno a intrecciare i passi o se, invece, quel frammento al museo resterà un cameo perfetto in una timeline che ormai procede altrove. L'unica cosa indiscutibile è che, quando i loro nomi entrano nella stessa stanza, il pubblico trattiene il fiato. L'episodio, minimo eppure carico di corrente, ci ricorda che esistono storie che non finiscono, ma semplicemente imparano a stare quiete finché non arriva un segnale. Forse basterà un ruolo condiviso, una colonna sonora giusta, uno sguardo in un backstage. O forse, più semplicemente, la verità è che alcune connessioni restano sotto traccia, presenti come un battito che non si sente ma c'è. Intanto il mondo intorno prosegue la sua marcia. La galleria ha già smontato le installazioni, i comunicati stampa sono stati archiviati, eppure la conversazione non si è estinta. C'è chi giura di aver notato sfumature invisibili ai più, chi racconta un gesto di lei, chi un micro sorriso di lui, come se ognuno fosse convinto di possedere l'ultimo tassello. Quando ti imbatti in un racconto che non si lascia afferrare del tutto, scatta il desiderio di completarlo con pezzi della tua immaginazione. E il loro, di racconto, si presta benissimo a questo gioco sottile. Non si può ignorare, poi, quanto abbiano curato la misura. Nessun post polemico, nessuna parola allungata oltre il necessario, solo il rigore di due persone che sanno quanto il pubblico sia attento e quanto una sillaba di più possa trasformarsi in un caso. Questo contegno, paradossalmente, è la calamita che li rende ancora più interessanti, tolgono il superfluo e lasciano il nucleo, e quel nucleo continua a risuonare in chi guarda. È l'arte, in fondo, di fare rumore con il silenzio. E allora arriviamo a voi. Pensate che un ritorno sia possibile, o credete che la loro eleganza stia proprio nel lasciarsi alle spalle ciò che è stato? La risposta non è scritta, e forse è meglio così. Perché l'ambiguità, in alcune storie, è la lingua madre. E se domani li vedremo uno accanto all'altra, su un set o al tavolino di un bar, parleremo di destino. Se invece le loro strade continueranno a sfiorarsi senza toccarsi, parleremo di rispetto e di maturità. In ogni caso, ci avrete qui a raccontarvelo. Prima di chiudere, diteci nei commenti se, secondo voi, Gökberk e Cemre dovrebbero concedersi una nuova chance o se quel che li ha resi speciali va protetto nella teca del passato. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia per non perdere nemmeno un sussurro del mondo dello spettacolo. Mettete un like e condividete il vostro punto di vista. La discussione siete voi, e questa storia, come tutte quelle che contano, vive proprio nelle vostre domande.